Quindi definiamo un nuovo file, ci scriviamo sono un file di test, clicchiamo su salva, lo salviamo all'interno della cartella htdocs, lo chiamiamo test.php, clicchiamo salva, come vedete è stato chiuso correttamente il nostro pop-up, premiamo F5 e come vedete ora all'interno della cartella htdocs è stato creato un nuovo file che si chiama test.php, lo apriamo e come vedete mostra il contenuto che abbiamo scritto nel nostro file. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con la definizione del pop-up per il salvataggio dei file tramite il nostro editor. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, andremo a completare il nostro pop-up definendo anche la navigazione all'interno delle sottodirectory e il salvataggio del nuovo file. Perfetto, ora alla selezione sul nostro elenco, quindi sulle nostre cartelle, andiamo a caricare il contenuto di riferimento. Quindi innanzitutto andiamo a dare ad ogni option il proprio value e quindi come value a quello di default gli associamo la variabile root. Mentre all'interno delle option della nostra select, o meglio quelli all'interno del ciclo while, come value li dobbiamo stampare root più $i, quindi /i. Bene, e alla nostra select gli diciamo on change, quindi al cambiamento gli diremo JavaScript self.location uguale, e all'interno degli apici singoli specifichiamo tramite il punto di domanda, quindi concateniamo nell'URL root uguale a più this value, quindi li concateniamo il valore scelto, quindi salviamo e lo testiamo. Quindi ora abbiamo selezionato icone e come vedete qua nell'URL viene aggiunto root uguale a pash 24 htdocs icone. Bene, ora quello che dobbiamo fare al cambiamento della nostra select e andare ovviamente a modificare la root del nostro div, quindi gli diremo if iset $_get root, allora root div sarà uguale a get root. Altrimenti, quindi else root div sarà uguale a root. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo F5, apriamo nuovamente il nostro pop-up, ci spostiamo all'interno della cartella include e come vedete viene aggiornato correttamente il nostro elenco. Bene, ora dobbiamo anche andare a selezionare ovviamente la cartella di riferimento e quindi gli diremo che se root è uguale a root div, allora definiamo cell uguale a selected uguale
selected, altrimenti cell sarà uguale a stringa vuota e quindi all'interno dell'option ci stampiamo anche la variabile cell in modo da selezionare la voce di riferimento. Quindi salviamo, scusate, root /i, bene, è uguale a root div, quindi al contenuto del nostro div. Allora ci deve selezionare la voce del nostro elenco di riferimento, quindi salviamo, F5, riapriamo il nostro pop-up, viene evidenziata htdocs, giustamente, ci spostiamo in bat e mantiene bat, privata e mantiene privata, perfetto. Ora, questo per quanto riguarda ovviamente la nostra selezione. Ora dobbiamo anche poter navigare all'interno delle sottocartelle, perché in realtà vorremmo anche andare ovviamente a poter salvare il nostro file all'interno delle sottodirectory. Quindi nel nostro div, se è una cartella, oltre a stampare l'immagine con la cartella, apriamo il tag A, href, e gli diciamo, come per la select JavaScript, due punti, self location uguale root uguale, e ci concateniamo la nostra variabile root div, punto slash $i, chiudiamo il tag A e poi ci stampiamo il nome della cartella e chiudiamo il tag A, quindi salviamo, F5, riapriamo il nostro pop-up, perfetto, clicchiamo su bat e come vedete ci siamo spostati in bat e giustamente anche il menu a tendina viene evidenziato. Ora ci spostiamo in include, in crea funzioni, come vedete viene visualizzato correttamente il contenuto della cartella crea funzioni, però ovviamente la select non viene però la select rimane su htdocs, perché ovviamente la root del div in questo caso è apache htdocs include crea funzioni, invece la root /i risulta apache htdocs include. Quindi in realtà noi vogliamo mantenere la selezione su include. Quindi quello che possiamo fare in realtà è andare innanzitutto a eliminare da quello che viene postato nel get la stringa htdocs, e magari ci aggiungiamo anche lo slash finale. Poi una volta che abbiamo eliminato la prima parte della stringa, riesplodiamo la seconda parte della stringa, ci ricaviamo la cartella che ospita la sottocartella e facciamo in quel caso il confronto per definire la variabile selected. Quindi qua innanzitutto andiamo a commentarci il nostro confronto. Per prima cosa eliminiamo con la funzione explode, abbiamo detto la variabile root slash, quindi apache htdocs dalla root del div. Bene, poi andiamo ad esplodere allo slash il risultato di x all'indice 1, quindi il risultato della precedente esplosione, e ci ricaviamo le sottocartelle e poi gli diciamo che se root come abbiamo fatto qua
Quindi se root slash i è uguale non a root div, root slash xroot, l'indice è 0, quindi la prima cartella dopo la stringa Apache htdocs, allora definiamo la variabile selected, quindi salviamo, riapriamo il nostro pop-up, ci spostiamo all'interno della cartella include, crea funzioni e come vedete ora viene conservata la selezione su include perché crea funzioni è una sottocartella di include. Bene, ora andiamo a inserire anche qua il pulsante per tornare indietro e quindi a fianco alla select in questo td ci inseriamo una img src, identifichiamo la cartella icone slash back.png, gli diamo una larghezza di 20 pixel, gli aggiungiamo un titolo, torna indietro, bene, salviamo, ok, allineiamo magari l'immagine al centro, bene, e ora al clic su questa immagine magari aggiungiamogli anche il pointer tramite l'attributo style, quindi cursor pointer, quindi dicevamo che al clic sulla nostra immagine, ok, dobbiamo tornare alla cartella precedente, quindi in questo caso che stiamo lavorando in include, crea funzioni, al clic dobbiamo tornare alla cartella include, quindi faremo un JavaScript self location, però dobbiamo passargli ovviamente la cartella precedente, quindi tramite il PHP dobbiamo ricostruire il percorso originario, quindi il percorso precedente, quindi innanzitutto definiremo xdiv, quindi esploderemo allo slash la root del div, quindi quella che in realtà stiamo visualizzando, poi facciamo partire un ciclo for x uguale a 0, x minore di count xdiv, e dobbiamo eliminare l'ultima cartella, quindi meno 1, dollarino x più più, e ad ogni ciclo for andiamo a ricostruire il percorso, quindi gli diremo che se if xdiv all'indice x è diverso da stringa vuota, perché va a eliminare, dobbiamo fare questo controllo perché nella root c'è questo primo slash, ovviamente darà contenuto vuoto, quindi se la variabile recuperata è diversa da stringa vuota, allora definiamo la variabile prev uguale a prev.slash xdiv all'indice x. Quindi andiamo a ricostruire il percorso precedente e poi dobbiamo anche verificare e quindi evitare di uscire dalla cartella htdocs, quindi gli diremo che se root div è uguale a root, quindi Apache 24 htdocs, allora prev
sarà uguale a root. Quindi rimaniamo all'interno della cartella htdocs, altrimenti prev sarà uguale a prev. Bene, quindi in questo modo andiamo a definire il percorso precedente e alla nostra immagine, all'on click, gli diremo JavaScript self location uguale root uguale, e qua ovviamente ci va la variabile prev. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo. Stiamo in include, anzi premiamo F5. Siamo in include, scusate, siamo in crea funzioni, clicchiamo indietro e come vedete viene visualizzato il contenuto di include, clicchiamo nuovamente indietro e siamo in htdocs. Ora clicchiamo nuovamente indietro e come vedete in questo caso abbiamo deciso di non uscire dalla cartella htdocs e il nostro pulsante ovviamente non ci manda ulteriormente indietro. Bene, quindi sta funzionando correttamente. Perfetto, ora andiamo a definire la funzione richiamata dal nostro pulsante. Quindi dal nostro input submit all'on click richiameremo la funzione salva, anzi salva file, diamo un identificativo al nostro input, id nome file, bene, e nell'intestazione del nostro file all'interno dei tag script definiamo la funzione function salva file e per prima cosa andiamo a recuperare il nome del file, quindi var nome file sarà uguale a document.get element by id nome file punto value e iniziamo a fare i controlli, quindi if nome file è uguale a stringa vuota, allora gli diremo alert specificare un nome per il nuovo file, salviamo, clicchiamo su salva, perfetto, poi gli diciamo else if dobbiamo controllare che abbia almeno un'estensione tra PHP, CSS, JS o HTML, quindi else if nome file punto includes punto PHP è uguale a false, allora alert magari lo mettiamo a capo perché poi come aggiungiamo le altre direttive altrimenti diventa un po' troppo lungo. Gli diciamo alert attenzione, l'estensione per il nuovo file, qua dobbiamo utilizzare il codice per i caratteri accentati, quindi per il nuovo file è mancante oppure non supportata,
virgola, e li aggiungiamo anche file supportati tra parentesi PHP, CSS, HTML e JS. Bene, salviamo, inseriamo del testo, anzi prima F5, clicchiamo su salva. Attenzione, l'estensione per il nuovo file è mancante oppure non supportata. File supportati PHP, CSS, HTML e JavaScript. Ora mettiamoli PHP e come vedete l'alert non viene più mostrato, quindi oltre a controllare se è PHP dobbiamo dirgli and nome file includes CSS HTML e JS. Allora dacci l'errore. Bene, altrimenti, quindi se è un file invece supportato, gli facciamo stampare per il momento tutto ok. Quindi salviamo, F5, clicchiamo su salva, come vedete supera i nostri controlli e va a buon fine. Bene, ora quello che dobbiamo fare è andare a richiamare la funzione che abbiamo creato nella precedente video guida, la funzione salva, e ovviamente tramite Ajax inoltrare il codice racchiuso all'interno del nostro editor e il file compreso del percorso e andare a salvare il file. Quindi innanzitutto alla nostra funzione salva file dobbiamo passare il percorso visualizzato, quindi la nostra variabile root div. Quindi tramite il pulsante alla funzione gli passiamo root div. Bene, e in salva file che riceve in ingresso la root, quindi all'interno dell'else, se supera i nostri controlli, richiameremo tramite window.opener. Vi ricordo, tramite queste due semplici righe andiamo a salire di un grado nella gerarchia delle nostre finestre del browser, quindi siamo all'interno del pop-up, andiamo a identificare le funzioni racchiuse nella pagina principale, quindi in questa pagina qua, e dobbiamo richiamare la funzione salva, e alla funzione salva, come abbiamo visto, dobbiamo passargli il percorso e il nome, quindi li passeremo root, virgola, nome file. Quindi la root che riceve l'ingresso è il nome file che prendiamo invece dal nostro input, e poi possiamo anche dirgli window.opener.popup file.close, quindi andiamo a chiudere anche il pop-up. Perfetto, qua siamo a posto. E in gestione file la nostra funzione riceverà in ingresso anche la root, che di default la lasciamo uguale a stringa vuota in modo da non generare errore, il nome del file anch'esso uguale a stringa vuota, e alla chiamata della nostra funzione, che vi ricordo viene chiamata anche nella modifica dei nostri file, dobbiamo settare
la variabile file inserendo la root compresa del nome del file, in modo che la funzione Ajax poi possa salvare il contenuto. Quindi gli diremo if root è diverso da stringa vuota, quindi basta una delle due che sia settata, allora definiremo tramite this, quindi this file uguale a root più slash più nome file. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo e creiamo un nuovo file. Di default viene inizializzato, vi ricordo, l'editor in scrittura in PHP. Quindi definiamo un nuovo file, ci scriviamo sono un file di test, clicchiamo su salva, lo salviamo all'interno della cartella htdocs, lo chiamiamo test.php, clicchiamo salva, come vedete è stato chiuso correttamente il nostro pop-up, premiamo F5 e come vedete ora all'interno della cartella htdocs è stato creato un nuovo file che si chiama test.php, lo apriamo e come vedete mostra il contenuto che abbiamo scritto nel nostro file. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo alcune modifiche grafiche al nostro editor, andando a impostare magari anche il full screen per quanto riguarda l'editor, in modo da poterlo espandere e poter lavorare al meglio al suo interno.